Con un set di denari ti dico che le persone speciali sono quelle che ti mettono a posto senza spostare nulla. Ehi, Suerte, ho iniziato a registrare. Il tavolo è a posto. Le luci sono tutte accese, controlla un po'. Ok, grazie. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Questa lettura ho scelto di farla dopo aver letto i vostri commenti sotto l'ultimo post in community dove chiedevate chi per il lavoro, chi per i sentimenti, la fortuna, cosa succederà, insomma, un po' di tutto. Quindi per ogni mazzo parlerò prima di te, poi della situazione lavorativa, poi dell'amore e in ultimo una previsione a breve di qualcosa che succederà. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per un sì o no con gli arcani maggiori. Subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi e vediamo qualcosa di diverso che ti manda l'universo. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo interattivo dal titolo Qualcosa di diverso che ti manda all'universo e vediamo con i tarocchi cosa è previsto per te e ti manda all'universo. Sai che un interattivo come tale va considerato, se non fa riferimento o non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo l'infinito che rappresenta l'eternità. Per la variante numero 2 la piuma che simboleggia i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la nota musicale che rappresenta l'armonia. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini, come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto e vediamo qualcosa di diverso che ti manda l'universo. Infinito, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa è previsto e ti manda l'universo. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, infinito, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 55 e il 47. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di pensiero e azione. Forza per raggiungere obiettivi. È possibile che tu in questo momento stia vivendo una situazione dove è necessario per te o è necessaria per te proprio questa forza per raggiungere determinati obiettivi. Numero 55 e 47, valli a cercare. E adesso vediamo chi sei tu, infinito, vediamo chi è l'infinito. Infinito, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli, bilancia, acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Infinito, sei in una situazione che ti preoccupa e hai la sensazione che addirittura possano esserci delle energie negative o un qualcosa che ti ostacola e che non ti permette di conseguire quello che sarebbe giusto che fosse, nel senso, tu mi esci come imperatrice, sei una persona che ha una grande volontà, una gran voglia di fare e anche le capacità per farlo, ma hai la sensazione che rispetto ad una o più opportunità ci sia un qualcosa che ti ostacola, che ti porta sempre a rimpiangere un qualcosa e oltretutto posso dirti anche che tu sei una persona molto intuitiva, come se percepissi anche a livello sottile delle energie, un qualcosa che ti disturba e che non ti lascia, diciamo, andare a raggiungere quello che vorresti. E non a caso la carta iniziale ti parlava di forza per raggiungere degli obiettivi, quindi è necessario, a mio avviso, liberarsi di questa negatività che ti condiziona molto. Potrebbe essere proprio
un condizionamento, tuo, che ti ostacola e non ti lascia andare a compimento di quello che potrebbero essere i tuoi obiettivi. Sai, mi viene anche in mente questa frase che dice che le sfide sono ciò che rendono la vita interessante e superarle è ciò che le dà significato. Quindi io vedo che per te in questo momento è come se ci fosse un po' una sfida nell'andare a superare dei condizionamenti legati ad un qualcosa che percepisci come negativo per te. Questo è quello che mi hanno fatto vedere. Adesso andiamo a vedere questo messaggio dell'universo. Facciamo 3 stese, utilizziamo questo mazzo qua. Nella prima ti parlo di lavoro. Vediamo nel lavoro cosa è previsto per te. Vediamo per l'infinito nel lavoro. Ma io qua vedo che tu hai un lavoro stabile, mi fanno vedere, ci vedo continuità, nonché se stai lavorando a contratto potrebbe esserci un rinnovo con questo asso di spade o comunque ci vedo stabilità lavorativa o continuità in ogni caso di un lavoro che stai già facendo da tempo, quindi indicano proprio una situazione lavorativa stabile, o un 8 di denari anche, un 10 di coppe e potrebbe anche essere un lavoro che svolgi con persone molto familiari a te o che consideri molto familiari. Vediamo il messaggio dell'universo, vediamo che cos'è questo, cos'è previsto. Qui ti dicono che in questo lavoro che fai ti verrà richiesto un maggiore impegno. Se è un'attività tua, ti vedo in espansione, ma questo comporterà un maggiore impegno, tanto che ti sentirai, soprattutto nei prossimi mesi, particolarmente faticato, ecco. Quindi si sa che ognuno ha il suo fardello e l'importante è come lo si porta, però qua nel lavoro ti indicano maggiore impegno richiesto da parte tua, ci sarà da faticare un pochino di più nei prossimi mesi, magari nel fine anno o inizio anno, insomma, mi fanno vedere questo. Adesso andiamo a vedere nei sentimenti. Sentimenti ti dicono che sei in coppia con un qualcuno, io qua ci vedo una continuità nella relazione, potrebbe addirittura essere già una convivenza, sei con una persona che comunque collabora con te o avete parecchie cose in comune, fanno vedere, incluso potrebbero essere anche dei figli. E forse si collega molto a quello che ti dicevo prima, forza per raggiungere questi obiettivi anche nella coppia e comunque nei sentimenti io qua vedo continuità e ti vedo con un qualcuno. Vediamo il messaggio. Il carro, è possibile che prossimamente, più avanti, ci sia qua un cambio di casa. Guarda, mi chiude il messaggio con la forza e io qua vedo cosa ti manda l'universo prossimamente con questa persona. Io vedo un trasferimento, un cambio di casa. E adesso vediamo l'ultima, più in generale. Cosa ti dice per te? Asso di denari, 6 di denari. Io ti vedo con un qualcuno che comunque collabora con te, può essere un compagno già di lunga data, c'è proprio una comunione di intenti e qua ti stanno dicendo che con questa carta dell'appeso tu debba iniziare a considerare che la vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% come reagisci e quindi qua possono essere delle reazioni a piccoli grandi ostacoli che potranno ancora capitare
in futuro, ma che riuscirai in collaborazione con un qualcuno, quindi non ti vedo solo o sola a superare. Questo è cosa è previsto per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda, vediamo, per l'infinito, cosa ti dicono. Per l'infinito. Diavolo, temperanza e giustizia. Qui la risposta è un sì, guarda, non a caso, proprio nella prima stesa, quando parlavo di te, dicevano superare una situazione limitante e ti parlo anche, se vogliamo, a livello di energie, quindi andare a guarire questo aspetto e ritrovare un equilibrio. Qua la risposta è un sì per te infinito. Questo era il messaggio per te, ricordati che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Piuma, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cos'è previsto e ti manda l'universo. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, Piuma, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 67 e l'81. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di speranza, di ottimismo e fiducia nelle avversità. È possibile che tu stia vivendo in questo momento una situazione dove ti senti particolarmente ottimista e fiduciosa di riuscire a raggiungere quello che sono i tuoi obiettivi. Numero 67 e 81, valli a cercare perché potrebbero esserti utili. E adesso vediamo chi sei tu, Piuma. Vediamo chi è la Piuma. Piuma sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Piuma, io ti vedo una persona che in questo momento sta facendo di tutto di più rispetto a una situazione che stai vivendo, come se volessi a tutti i costi ottenere questo qualcosa che desideri. Potrebbe essere un sogno che hai già da tempo e ce la stai proprio mettendo tutta, che sia nei sentimenti, che sia nel tuo lavoro, negli studi, questo lo sai tu. Ti vedo particolarmente impegnata in questa cosa che vuoi realizzare. Fanno vedere, se vogliamo, si lega molto a quella carta che abbiamo visto all'inizio, che parla di ottimismo e fiducia, che c'è una speranza di riuscire a conseguire questo qualcosa che vuoi realizzare da tempo. Quindi le carte ti vedono molto molto impegnata in questa cosa e potresti essere sola tu, perché ti vedo sola, e sai, non aver paura di lottare per ciò in cui credi, anche se questo significa lottare da solo, e questo è quello che mi fanno vedere di te, Piuma. E adesso facciamo 3 stese diverse, iniziamo con il lavoro e vado a dirti cos'è previsto per te e ti manda l'universo. Lo faccio con questo mazzo. Vediamo per la Piuma. Chiediamo per il lavoro, per i sentimenti e nell'ultima, un po' più generale, qualcosa che è previsto per te a breve. Vediamo nel lavoro, negli studi, potrebbe essere per la Piuma. Vediamo. Lavoro. Questa è proprio volata, Per la Piuma. Lavoro.
Qua Piuma per te nel lavoro mi fanno vedere che potresti sentire di non essere sufficientemente valorizzata o valorizzato come sarebbe giusto che fosse. E quindi stai pensando probabilmente o di cambiare questo lavoro che hai o comunque di fare un qualcosa perché ti sia riconosciuto questo impegno che tu ci metti nel lavoro che tu fai. Quindi è come se non ti valorizzassero abbastanza, è come se ti mettessero un po' in secondo piano rispetto ad altri, tanto da farti pensare di voler cambiare il lavoro, di voler lasciare questa azienda per cui lavori o se lavori in proprio, addirittura di chiudere questa attività che hai, per cui non ci sentiamo sufficientemente valorizzati nel lavoro, Piuma? Vediamo l'universo cosa ti manda. Imperatore, 10 di coppe e 3 di bastoni. Qua cosa è previsto per te e ti manda l'universo è una persona che crederà nelle tue capacità andandoti a valorizzare come sarebbe giusto che fosse. Quindi qui l'universo ti sta dicendo crederanno in te e ti valorizzeranno come è giusto che sia. Io ci vedo però tanto in particolare una persona, sai, nella vita ci sono persone che fanno numero e persone che fanno la differenza e questa farà la differenza per te. Questo è quello che mi hanno fatto vedere nel lavoro, adesso vediamo nei sentimenti per la Piuma. Nei sentimenti mi fanno vedere che tu potresti aver fatto una conoscenza di recente di una persona che fa parte di un tuo, diciamo, gruppo di amicizie. Io qua ci vedo delle amicizie in comune ed è una relazione che è solo all'inizio. Si confonde un po' tra amicizia e amore, non si capisce ancora quello che è, potrebbe essere con un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, non per tutti perché questo è un interattivo che vale per tante persone, però indicano che c'è questa conoscenza che tu frequenti, dove avete delle amicizie in comune, ma non si capisce se sia amore o amicizia. Per aiutarti a distinguere, ti dico che le persone speciali non ti chiedono come stai, ma stanno con te. Quindi se questa persona che hai conosciuto ti chiede solo come stai, ma non sta con te, già lì vai a capire che si tratta di amicizia. Differentemente potrebbe essere anche un qualcosa di più. E vediamo cosa è previsto con questa persona. Il Papa, Cavaliere di Coppe e la Forza. Sì, io ti dico che qua c'è un qualcuno che vuole conquistarti, abbiamo un seduttore. Della serie non ti chiederà solo come stai, ma vorrà passare del tempo con te e mi indicano un qualcuno con il quale c'è una bella connessione, anche a livello d'anima. Quindi qua io ci vedo un'amicizia che prossimamente può diventare una relazione anche ufficiale a tutti gli effetti. E adesso vediamo in generale quest'ultimo messaggio per te. Qua mi fanno vedere che rispetto alle relazioni potresti essere, in generale, un po' demotivata o demotivato, perché indicano che potresti aver vissuto in passato delle situazioni anche piuttosto tossiche che possono averti segnata o segnato e portato a pensare e a fare un po' di tutta un'erba un fascio. Le carte ti stanno dicendo ritrova la fiducia nelle persone. Questo è un po' quello che io vedo qua, cerca per quanto possibile di ritrovare questa fiducia nel prossimo e con questa stella sicuramente cos'è che è previsto per te e ti manda l'universo? Una situazione che ti farà ritrovare questa fiducia che tu hai perso rispetto a queste relazioni tossiche o negative che hai vissuto in passato. E questo era l'ultimo messaggio. Penso che possa far riferimento ai sentimenti qui, Non per tutti è un interattivo
e va un po' contestualizzato, però si ritrova fiducia. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, che vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Vediamo cosa ti dicono. Per la piuma. Vediamo. Appeso, giustizia e forza. Qui la risposta è un sì. Sicuramente rispetto alla domanda che tu hai fatto devi cominciare a guardare una situazione da un'altra prospettiva e quindi tornare a crederci, andare a ritrovare un equilibrio, riequilibrare questa situazione, ma va vista da un'altra prospettiva, e la risposta con questa forza finale è un sì. Vedendo l'insieme di queste carte mi viene anche da dirti che inizia da dove sei, usa quello che hai e fai quello che sei capace di fare. La risposta è un sì. Piuma, ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Nota musicale, suerte, per te. Vediamo cos'è previsto e ti manda l'universo. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, nota musicale, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 42 e il 70. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua il messaggio dice svelare ciò che è nascosto. Chiaroveggenza per vedere ciò che è nascosto. È possibile che tu sia una persona che ha da questo punto di vista una marcia in più, quindi potresti avere delle premonizioni, potresti essere anche una sensitiva o comunque un qualcuno che ha a che fare con il mondo della spiritualità, numeri 42 e 70. Valli a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Nota musicale. Vediamo chi è la nota musicale. Nota musicale sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete leone sagittario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Non a caso quello che ti dicevo prima, ti parlavo di chiaroveggenza. Tu sei qualcuno che sente, che prevede, che ha questa capacità di svelare ciò che è nascosto e ti vedo in qualche modo legata o legato al mondo della spiritualità. Qui dicono però che questo dono che hai non lo stai condividendo a sufficienza, te lo stai tenendo con questa carta dell'appeso tutto per te. Forse anche per la paura magari di non essere capita o non essere capito, probabilmente eviti di parlarne, eviti di condividere determinati tuoi pensieri e ti stai un po' limitando in quello che potrebbe essere il condividere la tua vera essenza. E questo è quello che mi hanno fatto vedere di te. Adesso facciamo 3 stese, una parlerà del lavoro, l'altra dei sentimenti e l'ultima più in generale andiamo a vedere qualcosa che è previsto per te a breve, così accontentiamo un po' tutti. Vediamo. Lavoro, nota musicale. Nel lavoro mi stanno dicendo che potresti trovarti di fronte a una scelta se portare avanti un percorso piuttosto che un altro, nel senso se andare avanti con un lavoro oppure scegliere di farne un altro. Quindi qui possono esserci 2 situazioni per te, una più stabile e l'altra magari un pochino meno, che però tu preferisci e quindi stai valutando se portare avanti una cosa piuttosto che un'altra. Potrebbe anche essere in un progetto che vuoi iniziare, potrebbe anche essere negli studi, comunque indicano questo, e adesso vediamo cos'è previsto e ti manda l'universo nel lavoro.
Qui cosa è previsto ti manda l'universo nel lavoro? Stanno dicendo che converrebbe per il momento fare un passo indietro, mantenere quello che tu hai già, quindi potrebbe essere un lavoro sicuro e se in questo momento non hai un lavoro, le carte ti stanno indicando per trovarlo dovresti ripensare ad un qualcosa che hai già fatto in passato. Quindi non è, diciamo, un qualcosa di nuovo, ma è un qualcosa che tu hai già fatto e orientarti su una cosa di questo tipo. E soprattutto evitare di andare a iniziare cose nuove, quindi rimanere su quello che è il tuo lavoro attuale o quello che hai già fatto in passato. Adesso vediamo nei sentimenti. Amore per la nota musicale. Nei sentimenti io qua ci vedo una situazione per te dove parlano probabilmente con questo giudizio anche di un ritorno di una persona e sei alla ricerca di un qualcuno che sappia dare a quello che può essere un rapporto un valore aggiunto, dei sentimenti veri, cosa che probabilmente fino adesso non sei riuscita a trovare. Mi fanno vedere questo, vediamo l'universo cosa ti manda. Qui cosa ti manda l'universo è una persona che andrai a riconsiderare o comunque considererai una conquista per te. Ho un 7 di denari che mi chiude la stesa. Con un 7 di denari ti dico che le persone speciali sono quelle che ti mettono a posto senza spostare nulla. E questo è quello che è previsto per te. Adesso andiamo a vedere un messaggio più in generale per la nota musicale. Io penso che qua con un 4 di bastoni, 6 di denari, cavaliere di coppe, le carte ti stiano dicendo lasciati sedurre da quello che saranno le opportunità che vedrai arrivare prossimamente, che l'universo ti concederà, perché in particolare in una, quindi che sia nei sentimenti, che sia nel tuo lavoro, la considererai con questo 6 di denari come se fosse un po' un dono che ti viene fatto dall'universo. Non a caso c'è uscito questo 6 di denari, e oltretutto ti aggiungo con questo 2 di denari e 4 di denari che se vuoi muovere il mondo prima muovi te stesso. Questa è una frase che ho già detto in un precedente interattivo, quindi non ti fossilizzare su quello che è una situazione che magari potrebbe non convincerti completamente, ma apriti o lasciati sedurre da nuove opportunità. E adesso vediamo in che ambito. Qua con una stella e un 6 di coppe, cosa è previsto per te? Ti manda l'universo. Ci vedo il ritornare a sentirti come quando eri giovane, un ragazzino o una ragazzina. Può essere in relazione alla conoscenza o alla frequentazione di una persona o comunque una situazione che vivrai che ti porta a sperimentare un'energia di questo tipo. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda. Vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no. Vediamo. Per la nota musicale, pensa a questa domanda. L'appeso, il matto e gli innamorati. Qui la risposta è un sì. Ti parlano di andare a superare un limite che potresti avere nei confronti di una situazione, quindi cambiare prospettiva, iniziare a vederla con occhi diversi, e la risposta è un sì. Devi scegliere come vuoi portare avanti
questa situazione rispetto alla domanda che tu hai fatto, quindi la scelta è tua, se continuare a vederla in un certo modo o se cambiare prospettiva e andare avanti, prendere o lasciare. Ecco, questo è il messaggio. Vediamo cosa mi dicono ancora per te. Giustizia, sole. Sono dell'idea che cambiando il modo di vedere una determinata cosa, qui la risposta è un sì. Era il messaggio per te, nota musicale. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!